Eccomi qua davanti alla rosa che abbiamo preso dalla casa della mamma di Giorgio. Questa è una rosa cespugliosa a portamento abbastanza grande, cresce molto in altezza e diventa un cespuglio bello robusto. Adesso poi mi avvicino anche un pochettino con la telecamera perché volevo farvi vedere che questa rosa è stata messa in giardino, è stata potata, essendo di nuovo impianto ho cercato di dargli una forma, però poi l'anno scorso non sono riuscito a seguire bene il giardino, quindi si sono sviluppati dei rami all'interno che si toccano, si sovrappongono, quindi qui c'è da fare una buona pulizia, soprattutto nella parte centrale della rosa, per dargli una forma classica che si dà alle rose in giardino, che è quella a vaso. Immaginiamo appunto un vaso di plastica semplice con questa parte di plastica attorno e in mezzo il vuoto. Questo vuoto permette alla rosa di non ammalarsi, di prendere meno le malattie fungine, di essere arieggiata all'interno, quindi andremo a favorire tutte le gemme che crescono verso l'esterno per spingere questa rosa ad avere sempre questo portamento un po' a vaso, un po' come se fosse una piramide rovesciata che appoggia sulla punta, quindi stretta alla base e che si allarga poi a cespuglio con questo vuoto un pochettino all'interno, che non deve essere un vuoto assoluto, possiamo lasciare qualcosina ma che sia arieggiato. Sicuramente non possiamo andare in giardino con le cesoie e cominciare a tagliare così senza pensare a quello che stiamo facendo. La potatura è molto importante, con una potatura sbagliata si rischia poi di non avere una buona fioritura e quindi è molto importante, prima di potare una pianta, che sia da frutta, che sia una rosa, che siano altre piante, sempre prendiamoci anche una mezz'ora, prendiamoci del tempo che ci viene sempre rubato durante il giorno, cerchiamo di recuperare un pochettino di tempo, prendiamocelo questo tempo e osserviamo la nostra pianta. Io prima sono rimasto qui un quarto d'ora a osservarla per capire dove devo intervenire. Se vado subito con le cesoie, tagliando qua e là, pensando poi pian piano che vado avanti con la potatura di cercare di capire come fare, rischio di fare poi magari degli errori. Sicuramente nella potatura qualche piccolo errore lo facciamo, però è meglio un errore di piccola entità piuttosto che un grave errore che compromette la fioritura. Come potete vedere qua ci sono diversi rami con delle gemme rivolte verso l'esterno che andrò a favorire con la potatura. Le rose cespugliose possono essere tagliate a un terzo, abbassandole a un terzo, di più se sono delle piante che magari hanno veramente uno sviluppo molto ma molto vigoroso. Comunque cerchiamo sempre di lasciare i rami nuovi, quelli che partono dalla base, che andranno a sostituire questi che potete vedere qui, che ormai sono lignificati, sono rami un po' vecchi, quindi questi nel corso degli anni con le potature andremo sempre ad eliminarli, perché abbiamo favorito negli anni precedenti la crescita dei nuovi rami che andranno poi a sostituire di anno in anno sempre la vegetazione. Qui possiamo vedere che ci sono 1, 2, 3 rami, 4 rami particolarmente spessi e vecchi. Adesso io questo qui pensavo, siccome voglio svuotarla all'interno, ma non totalmente, lasciando un qualcosa che possa portare anche qualche fiore all'interno della pianta, pensavo di fare un taglio di ritorno qui. I tagli di ritorno sono molto importanti. Che cosa vuol dire taglio di ritorno? Vuol dire che si scende giù con la cesoia e si va a cercare magari il primo ramo che sia buono, che abbia un buon sviluppo, che può permettere di creare un qualcosa che porta magari dei fiori e che sia sano. Quindi ad esempio questo ramo qui potrei anche eliminarlo scendendo giù con la mia cesoia, andando in basso, arrivando al primo ramo bello, diciamo di bell'aspetto, e posso fare un taglio di ritorno sempre inclinato per favorire la crescita di questo. Il taglio di ritorno permette alla linfa di salire e distribuire l'energia giusta per una buona vegetazione al ramo che abbiamo lasciato. Quindi si scende e si arriva al primo ramo. Inutile fare dei tagli un po' qua e là così a caso, perché questo può compromettere, come dicevo, la fioritura. Quindi adesso metterò i guanti, mi raccomando sempre cesoie e guanti, e volendo se ci sono dei rami che sono, come ho detto anche nell'altro video, che si muovono un po' qua e là, che può essere un po' pericoloso, possiamo utilizzare anche degli occhiali. Quello che ci servirà sarà la cesoia e volendo anche un seghetto per i rami un pochettino più spessi, ma con le cesoie nuove che ho comprato, disinfettate, posso fare dei tagli di ritorno. Questi rami si tagliano abbastanza bene con le cesoie, insistendo un po', anche perché ho cercato il seghetto stamattina e non l'ho trovato, quindi proverò a tagliare con le cesoie. Molto importante quando facciamo i tagli fare sempre dei tagli che siano abbastanza netti,
non frastagliati, non spaccati, non rompere nulla, perché da queste fessure possono insediarsi poi degli agenti patogeni che creano delle malattie alle nostre piante. Dico ancora una cosa: durante la potatura è un'occasione ottima per fare anche la pulizia della nostra rosa, e quindi andremo a eliminare tutto ciò che c'è di fine, che cresce stentato, tutto ciò che è secco, che è malato, e quindi si fa una bellissima pulizia. Dai, andiamo a potare questa rosa, così vediamo come fare e speriamo di ottenere una bellissima fioritura. Dai, non è difficilissima la potatura della rosa, basta soltanto osservare la pianta e capire dove intervenire. Quando potiamo la rosa, molta attenzione, non andiamo con la nostra cesoia a tagliare così, tagliare quello, poi magari passiamo da qua, tagliamo qui, poi tagliamo lì, questo non va assolutamente bene. Quindi la prima cosa da fare è concentrarsi su questo ramo qua, ad esempio. Allora, io qui che cos'ho? Ho un ramo che va verso l'interno, quindi questo deve essere eliminato. Questo ramo posso lasciarlo, come ho detto un taglio di ritorno può favorire magari la crescita di questo rametto nuovo che porterà magari delle rose, e posso eliminare questo che cresce un po' dritto e tende a stare un pochettino verso l'interno, quindi andrò a fare un taglio di ritorno qui. In questo modo apro la rosa e posso poi entrare all'interno per occuparmi della parte centrale. Anche qui abbiamo detto che volevo fare un taglio di ritorno per favorire la crescita di questo, quindi scendo con la mia cesoia e arrivo al primo ramo bello che mi trovo qui davanti, e posso fare anche qui un taglio di ritorno inclinato, e in questo modo ottengo un qualcosa che si svilupperà verso l'esterno, anche perché io adesso andrò a favorire questa gemma. Ricordiamoci che possiamo scendere di 1/3 come potatura, ad esempio di una rosa cespugliosa, per favorire poi le gemme che troviamo. Taglio inclinato 5 mm dalla gemma, inclinato dalla parte opposta, in questo modo. Qui ho un piccolo ramo secco che vado a togliere, qui davanti a me ci sono dei piccoli rametti secchi. Posso anche qui fare un taglio di ritorno, magari favorisco questo e me lo taglio con una gemma rivolta verso l'esterno. Vediamo un po', potrei anche eliminarlo, potrebbe anche essere che magari me lo elimino questo rametto qui, perché effettivamente ha una crescita un po' storta, anzi faccio che eliminarlo subito così, anche perché poi questo io vorrei tagliarlo in questo modo perché è tutto molto secco. Qui ho un ramo che cresce interno, adesso questo va verso l'esterno, quindi al limite anche questo mi sa che devo eliminarlo. Qui è cresciuto biforcato, quando mi trovo queste biforcazioni non so mai bene come intervenire, però diciamo che questo punta un pochettino verso questa parte qui, che va un po' verso l'interno di questa parte della rosa, questo invece punta un po' in qua, ma io direi che taglio questo e lascio piuttosto questo e lo accorcio qui alla prima gemma rivolta verso l'esterno. Anche questo poi vedrò poi nel corso della potatura. Volendo, quando si pota la rosa si può anche fare un qualcosa che non proprio di definitivo, si parte con una potatura leggera, tanto per guardare un pochettino, avendo liberato un pochettino la rosa come si presenta, e poi fare gli ultimi tagli decisi. Allora, qui vedete che è stato fatto un taglio di ritorno, si sta sviluppando questo, quindi vado a potarlo qui in modo da permettere una nuova crescita. Qui c'è un altro ramo che si incrocia con l'altro, e allora che cosa devo fare quando mi trovo in questa situazione? Favorire o questo o quello, e quindi a questo punto io farei un taglio di ritorno qui e questo qua me lo tolgo e vado a favorire una crescita, una gemma che va sempre verso l'esterno, quindi ne ho una qui e voilà. Questo purtroppo cresce, questa qui cresce all'interno, anche questa. Qui è stato fatto un taglio di ritorno, piuttosto anche qui favorisco una gemma un po' verso il basso, anche questo deve essere accorciato. Andiamo a cercare una gemma, sempre taglia 5 mm dalle nostre gemme. Non mi piace molto questo, vediamo anche qui che cosa fare. Adesso ho un ramo che parte dal centro
ed è un ramo giovane che si biforca. Io faccio un taglio di ritorno togliendo quello piccolo e lascio questo lungo e vado ad accorciarmelo qui. Questo non andrò a toglierlo, toglierò questo che cresce un po' all'interno. Non vado a toglierlo perché questo ramo qua è un ramo giovane e andrà a sostituire probabilmente nel prossimo anno, credo, questo ramo qui. Farò crescere bene questo in modo da fare poi una sostituzione di anno in anno. Qui vediamo che abbiamo diversi rami che non vanno più bene. Ad esempio questo cresce molto in altezza, sicuramente un bel ramo robusto, potrei lasciarlo, ma è all'interno della pianta e non mi piace, mentre questo qua spinge un pochettino in là, mi piace di più. Vado a fare un taglio di ritorno qui. In questo modo il ramo è proiettato sempre verso l'esterno e, come dicevo anche prima, si svuota la pianta all'interno, ma non si crea un vuoto assoluto, altrimenti tutto cresce intorno. Si lascia un qualcosina che possa dare un po' di riempimento. Volendo poi il prossimo anno si può eliminare o comunque intervenire in maniera diversa. Anche qui dovrò scendere magari poi su una gemma un pochettino che va verso l'esterno, qui ne ho una che punta verso l'interno, però non ho gemme attive. Qui devo andare poi dall'altra parte a guardare se c'è un qualcosa che può partire da questa parte qui. Continuo a guardare questi che non mi piacciono assolutamente perché si incrociano, c'è questo incrocio che a me non piace assolutamente e quindi a questo punto io questo lo voglio tenere, però perché mi piace vado a eliminare questo. Vediamo se c'è una gemma rivolta verso l'esterno. Sì, no, non c'è nessuna gemma. Facciamo così, piuttosto qui sotto c'è una gemma che partirà poi in primavera, proviamo a potare così, proviamo a scendere, magari lo elimino proprio alla base. In realtà sarebbe secondo me la cosa opportuna fare un bel taglio di ritorno qui, per togliere proprio questa parte che non mi piace assolutamente. Spostiamoci attorno alla nostra rosa in modo da osservare bene che cosa dobbiamo fare. Adesso qui c'è un ramo veramente molto vecchio con qualcosa che si sviluppa all'interno, questo è da eliminare, lo elimino alla base. Questo andrà a riempire questa parte qui, quindi anche questo potrei poi eliminarlo, questo qui punta un po' all'interno ma lo lascio perché può regalarmi qualche fiore qui nella parte centrale della pianta. Non mi piace molto questo, però effettivamente l'unica cosa che mi rimane da fare qui è lasciare qualche gemma rivolta verso l'esterno, quindi magari lo posso tagliare a un terzo favorendo qualche gemma. Io quasi quasi, siccome è un po' in competizione con questo, andrei a lasciare questo che lo poto a un terzo e a questo punto mi tolgo questo qui, perché se io lo poto qui con un taglio di ritorno comunque questo mi va sempre in competizione con questo. È anche vero che qui c'è una bellissima gemma ma si sviluppa verso l'interno e quindi a questo punto io direi di eliminarlo, anche perché la base di questo ramo è un po' rovinata, praticamente si è scortecciata, quindi vado proprio a eliminarlo alla base, lo tolgo così libero un pochettino la rosa. Questo andrà a riempire questa parte, posso potarlo su questa gemma qui, questo posso abbassarmelo ancora anche qui, però c'è una gemma bellissima, posso lasciare questa, via, lasciamo quella lì. Qui ho fatto il taglio di ritorno, vedete che l'ho già abbastanza spogliata come pianta da questa parte. Rimane adesso da capire che cosa fare qui. Allora, qui c'è un ramo che punta da questa parte, va in competizione con questo. Queste sono le cose che succedono quando per un anno magari non potiamo le piante, cominciano a crescere delle direzioni un po' strane. Allora, questo me lo accorcio, questo vado a potarlo sulla prima gemma verso l'esterno, questo mi piace anche se è un po' in competizione con questo. Questo punta un pochettino all'interno, però qui è abbastanza arieggiato, quindi volendo posso anche lasciarlo. Vediamo un po' se c'è una gemma
Ok, così cresce da questa parte. Questo me l'abbasso ancora. Questo assolutamente non mi piace, farò un taglio ma io faccio un taglio di ritorno qui. Sapete cosa posso fare? Posso fare un bel taglio di ritorno qui, mi tolgo questo e lascio questo rametto. Questa vado a potarmela qui con una gemma che punta in questa direzione. Questa posso anche potarla qui a questa gemma. Qui purtroppo c'è questo incrocio con un ramo che cresce dal basso che si appoggia a questo, quindi dovrei eliminare uno dei due. A me piace tantissimo questo un po' meno perché è un po' rovinato e quindi lo vado a eliminare alla base, e questo lo accorcio ad una gemma rivolta sempre verso l'esterno. Anche questo ha una bellissima gemma qui, e qui rimane poi il problema della parte centrale che ho lasciato per ultimo perché ho già eliminato alcuni rami, però volevo capire bene, liberando un po' tutta la rosa, che cosa fare di questa parte qui centrale, che effettivamente mi garantisce qualche fioritura, però io piuttosto vado a eliminare questo rametto, altrimenti sarebbe un terzo ramo che cresce attaccato. Questo posso tagliarlo qui, lascio favorire questa gemma che creerà qualcosa di nuovo, e a questo punto io qui andrei ad accorciarmi questo. Allora io qui potrei fare un taglio di ritorno come avevo detto qua, toglierei questo e lascerei quello, secondo me è la cosa ideale, anche perché poi in questo vuoto che c'è qui c'è questo ramo che cresce, quindi riempie, c'è anche questo e c'è anche questo qua che posso poi cercare con le potature pian piano di portarlo in questa direzione qua. Ma niente, io a questo punto mi elimino questo, adesso cercherò con le cesoie di fare un bel taglio qui e lascerò questo qui. È vero che questo è un po' più centrale rispetto a questi perché andavano a riempire da questa parte qui, ma comunque con lo sviluppo dei nuovi rami qui magari favorirò poi un qualcosa che qui ad esempio c'è una gemma, avendo tagliato qui si svilupperà anche questa e quindi farà una vegetazione da questa parte, quindi riuscirà sempre a riempire, quindi vado a togliermi questo. Il taglio che ho fatto non è proprio preciso, doveva essere un pochettino più inclinato, al limite andrò a prendermi il seghettino, poi gli darò un'inclinazione se riesco a trovare il seghettino, perché stamattina l'ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo. Allora, in questo modo vedete che la rosa è stata abbastanza pulita, qualche ramo è ancora un po' troppo lungo, diciamo, quindi qui posso favorire, c'è una gemma che punta all'esterno, posso tagliare qui, questo lo lascerei così perché è sottile. Magari posso favorire quella gemmetta, questo è anche un po' troppo lungo, punta in qua, questo punta in là, e quindi questo me lo accorcio, e qui purtroppo ho una gemma che punta verso l'interno, quindi a questo punto potrei fare così, in modo che questa gemma si svilupperà poi verso l'esterno. In realtà qui avrei dovuto fare un taglio di ritorno qui e poi il prossimo anno eliminare questo qui, come eliminare anche questo, ma no, ho come crescita di rami giovani solo quei due, e poi c'è questo che sta venendo fuori ma non mi sembra proprio di bell'aspetto, quindi piuttosto che eliminarli quest'anno io vedrò se eliminarli poi l'anno prossimo, in base alla crescita che avrò quest'anno da questa rosa. A me questo qua non piace molto e quindi andrei a fare un taglio di ritorno qui, piccoli tagli un po' di rifinitura, e anche qui c'è un ramo che si sviluppa da questa parte con questo, io volendo faccio un taglio di ritorno qui, così questo qua non mi si incrocia poi con questo, e qui una gemma verso l'esterno. Ok, io lascerei questa rosa così,
perché in realtà ci sarebbe da favorire tanto lo sviluppo di quei tre lì, però non voglio scendere di più, sono già sceso parecchio, questo potevo accorciarla ancora un pochettino, però non ho gemme rivolte verso l'esterno, la prima che trovo è qui, non voglio insistere troppo, non voglio abbassarla troppo, diciamo l'ho abbassata più o meno di 1/3 su quella che era la lunghezza dei suoi rami, e quindi posso lasciarla così. Il risultato finale è una rosa che ha le gemme rivolte verso l'esterno per ogni ramo, quelle in cui c'è stato il taglio, ci sarà questo sviluppo vegetativo comunque verso l'esterno. All'interno ho lasciato questo proprio per dare un pochettino di riempimento, e anche questo darà un po' di riempimento. E in più, come dicevo, c'è anche questo ramettino che sta crescendo, anche questo con delle gemme riuscirà poi a riempire un pochettino. Quindi spogliare sì la rosa all'interno, ma non creiamo un vuoto assoluto con tutta una vegetazione intorno a cerchio, perché non è di bell'aspetto. Lasciamo sempre un qualcosina che poi magari andiamo a eliminare poi il prossimo anno, cercando di osservare sempre bene le piante in base a come stanno crescendo, e di anno in anno interveniamo con la potatura cercando di dargli sempre una forma a vaso e, cosa molto importante, sempre all'interno molto ventilata. In questo modo favoriamo anche la salute della nostra rosa, cercando di farla ammalare il meno possibile. Io spero di aver fatto un lavoro, non credo che sia un lavoro perfetto, sicuramente non lo è, devo andare a rifinirmi un pochettino questo taglio, magari un pochettino inclinato, anche se però sono sceso un po' troppo, adesso vedrò. Non credo che sia un lavoro perfetto proprio da giardiniere professionista. Io non sono un giardiniere, non ho studiato questa materia, sono uno che è un po' autodidatta, e quindi vado per esperienza. Dobbiamo permetterci nel giardino anche di fare, non dico di sbagliare sempre, ma di fare dei piccoli errori. Questi ci permetteranno, se osserviamo bene le nostre piante, come intervenire magari l'anno successivo e rimediare magari degli errori dell'anno precedente. Io direi di concludere questo video dedicato alla rosa, non voglio farlo diventare molto lungo, alla rosa cespugliosa, con quest'ultimo video che per quello che riguarda le rose e la loro manutenzione. Abbiamo visto nel canale Appuntamento in Giardino dei video dedicati alla coltivazione in vaso delle rose, alla potatura dei rampicanti, alla coltivazione in generale. Adesso c'è stata la potatura della rosa cespugliosa. Io chiuderei qui questo capitolo un pochettino delle rose, tornando a parlare di queste meravigliose piante poi in primavera, quando arriverà poi la fioritura. In realtà ho 2 rose da spostare, quindi sarebbe bello fare anche l'impianto della rosa in giardino, però visto che su internet ci sono tantissimi video che parlano di come mettere una rosa in giardino, fare la buca, non so se farlo anche qui nel canale Appuntamento in Giardino, anche perché di informazioni ce ne sono veramente tantissime, sia sui libri che su internet. Io devo spostarmi 2 rose, ma siccome non ho ancora ben capito dove metterle, se spostarle o no, sono sicuro che se non lo farò così in maniera molto veloce arriverò in primavera che le rose rimarranno lì dove sono, e quindi non credo di riuscire a fare poi dei video anche in base un pochettino agli impegni che ho. Quindi dai, torniamo nelle rose in primavera, così le osserviamo nella loro fioritura e vediamo anche se ho fatto poi un buon lavoro. Questo può essere anche un esperimento in giardino, e gli esperimenti in giardino ci aiutano a crescere anche tramite i nostri errori. Siamo arrivati alla fine di questo video, vi ricordo che metterò al di sotto di questo video i link dedicati proprio alla rosa, quindi tutti gli argomenti che ho affrontato, in più anche dei video precedenti come la coltivazione della rosa Graham Thomas, Albertine, ho parlato delle knockout, ci sono dei video anche di impianti delle rose in giardino, quindi non ne parlerò ancora, metterò comunque tutto quanto al di sotto di questo, in modo che potete vedere poi altri video dedicati a queste meravigliose piante. Io con questo vi saluto e ci vediamo poi in un prossimo appuntamento in giardino con un altro argomento. Ci stiamo avvicinando alla primavera, cerchiamo di tenere ancora duro per quest'inverno che può essere ancora nevoso e anche abbastanza freddo, ma ci siamo. Presto nei nostri giardini si sentirà il profumo dei fiori che abbiamo piantato. Ciao a tutti, grazie e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!